Good morning guys, Five World Explorer here from Borgo, Grotta Gigante, in provincia di Trieste, e oggi siamo venuti a trovare il nostro amico Alex, che è il proprietario del ristorante, e non solo, perché lui è un appassionato di vini. Il ristorante Don Bistro. Don Bistro. E oggi ci spiegherà, paesino? Prisciki in Slovenia. Perfetto. Perché qui siamo una minoranza, ma siamo in maggioranza in realtà qui, però. Siamo sul confine con la Slovenia praticamente. Sì, 2 minuti e siamo lì. Siamo partiti qua con questo progetto proprio partendo dalla passione, perché cerchiamo sempre di fare le cose che ci piacciono, è vero Pia? Perché se una cosa non ti piace non la fai bene. No, vero. E allora abbiamo cominciato questa idea con il mio socio, che è anche fratello di mia moglie, quindi tutto in famiglia, e abbiamo detto perché non apriamo qualcosa di nostro nel nostro paese. E poi di là è partita l'idea, poi abbiamo trovato il nome, che Dom vuol dire, in sloveno vuol dire casa, quindi l'idea è proprio di avere tutti i prodotti del Carso, del territorio, è vero, i formaggi, il prosciutto, tutti i vini, così un turista o anche uno del paese sa che qui trova tutto quello che il nostro piccolo territorio può offrirgli. Sì. E quindi poi da lì è partito il tutto. Poi io, come si vede qui dietro, sono un appassionato di vini, se volete entrare c'è anche una bella temperatura, abbiamo sempre un prosciutto in taglio del territorio e poi abbiamo bottiglie di tutti i tipi, di tutti i prezzi, perché appunto è un po' la mia passione, ecco. Questi vini sono tutti locali o anche... No, abbiamo, allora, la maggioranza, diciamo che il 90% sono vini locali, poi abbiamo un 10% di Italia, però anche Francia, eccellenze del mondo, un po' di vini australiani, perché io ho una storia un po' lunga, quindi Sei origine, diciamo... ho doppia cittadinanza, mio Sì. papà è nato in Australia e quindi noi da sempre, ecco, si voleva, poi adesso siamo un po' fermi qua perché questo posto è grande e ci piace, però il nostro cuore viaggia sempre, e quindi... E i vini australiani ci vogliono. Eh sì, coi vini si viaggia sempre, perché ogni volta che stappi una bottiglia, diciamo, vai in quella cantina, vai in quel paese, senti i profumi dell'erba, dei fiori, di mille cose che hanno in quel posto, Quel no? posto, vero. Infatti se cominci a studiare un po' i vini, è proprio quello che mi ha appassionato, è che ogni bottiglia veramente racchiude in sé, logicamente non di tutti i produttori, ma quelli bravi che riescono a cogliere il terroir del posto. La bellezza è proprio questa, che quando apri la bottiglia si apre il territorio e senti proprio il vino, sì, però senti tutto il resto. Purtroppo non potete sentire la temperatura, però c'è veramente una bella differenza fra fuori e dentro, perché il vino va tenuto, ma mantenuto. Allora, diciamo che questa è la cantina dei vini rossi e dei vini macerati, che devono stare a una temperatura di 16 gradi. Poi invece i vini più freschi e le bollicine, champagne e bolle del territorio teniamo nei frighi lì, che sono dai 3 ai 7 gradi. Ecco. Perché sono tutti differenti prezzi da vini? Perché ogni vino è fatto in una maniera diversa. Tu devi pensare che quando raccogli l'uva, poi la devi pressare, la devi mettere in un tino che fa una fermentazione, vuol dire che cominciano i batteri, cominciano a mandare i zuccheri, quindi comincia a fare le bollicine, vedrai delle bollicine, e quello poi è il momento dove tu fermi, ripressi tutto, dividi le bacche, che sono le bacchette, e i raspi, che è il pezzo di gambo dove è attaccata l'uva, i chicchi, dividi dal resto, e quindi ti resta solo un succo, che all'inizio è un succo, e poi pian pianino si trasforma, sempre grazie alla fermentazione, si trasforma in vino, e quindi poi uno lo lascia più tempo a maturare in cantina, perché il vino diventa un po' più buono, lo lascia più tempo sulle bucce, quindi un vino è più arancione, un vino è più chiaro, sono colori diversi, allora lì anche i prezzi diversi. Ma anche costano di più perché sono più vecchi? Un po' Anche? Sì, perché il vino, se tu lo lasci, lo compri sempre giovane, Sì. quasi tutti, e
poi lo lasci lì in cantina è comunque un investimento, è come avere soldini che li metti in banca e quindi poi però il vino va su di valore, mentre in banca te li mangiano, quindi compra vino. Buono. Questo è un cavatappi. Sì. È l'arma del sommelier. Il sommelier è invece il ragazzo o la ragazza che sono esperti di vini. Devi fare un corso, tre livelli, il primo, secondo e terzo, ti spiegano varie cose. Una delle più belle cose che ho imparato al corso del sommelier, sapete qual è? Che il vino, lo stesso vino, se tu lo metti in 3 bicchieri differenti, ha totalmente un altro gusto e un altro anche a naso e un altro profumo. Se tu lo metti qui, ogni bicchiere è fatto per un tipo di vino. Vedi, ora mi sono dato... Sì, belli. 1, 2, 3, 4, 5 bicchieri di forme diverse. Come ha detto e ci ha spiegato che il vino è basato sulla forma del bicchiere, prenderà un sapore diverso in bocca. E ora lo proveremo. Cosimo si prepara per quando sarà grande e potrà bere il vino. Senza questa non vai da nessuna parte, perché non apri la bottiglia. Guarda. Devi tenere, ti aiuti col il primo pezzo, puoi fare anche da vicino e poi ti allontani perché fai più leva, no? Devi solo girare e tenere la bottiglia ferma. Finché non è quasi tutto dentro, ancora mezzo giro. E adesso, piano piano, vedi? Devi andare sempre così, ti aiuti, perché ogni tappo è diverso e tante volte anche... E poi devi sempre annusare, perché qualche volta il tappo, questo è il sughero, può anche rovinare il vino, perché è naturale. Quindi se il tappo prende qualche muffa, qualche battere dentro, poi va anche nel vino e senti un odore un po' strano. Ma quello bisogna solo aprire bottiglie e fare pratica, perché nessuno te lo insegna, non è una cosa standard. Il vino devi tenerlo sempre con l'etichetta verso il cliente. Ok. È sempre meglio lasciare anche il tappo sul tavolo e farlo annusare. Sì. Noi abbiamo dei piattini piccoli che appoggiano il tappo, perché se uno vuole, magari sente qualcosa, E io prendo la tappa. può contestare che il tappo era sbagliato. Se tu lo butti via poi non hai la prova, non hai la no? prova. E poi li fai sempre assaggiare per primo, no? Quindi tu fai così, pian pianino, e lui assaggia, annusa, assaggia. Se va bene, poi versi tutto. E poi ci sono delle regole, anche lì bisogna versare prima alle signore, poi agli anziani, quindi se c'è un signore un po' più vecchiotto versi prima lui. Poi soprattutto quando si ha il vino rosso, si può bagnare la gente, quindi fai così. Così, e poi quando chiudi ti aiuti, vedi, e pulisci la bottiglia così, cioè, più alzi più è facile, così sì. Ups. E devi fare veloce, stare sotto per non spandere, no? Ok. Perché se trovi la signora che è sotto il portafoglio ti dice a me è già successo e ho pagato tutta la pelliccia, perché sì. Mi spieghi tutti questi bicchieri cosa... Cioè, Allora, questo è un bicchiere per l'acqua. e qui ci siamo. Questo è un bicchiere da Riesling, Ok. è proprio un bicchiere, perché? Perché il Riesling ha dei profumi molto forti, ma se hai un bicchiere aperto si perdono. Devi avere un bicchiere stretto Sì. di questa forma qui proprio per esaltare il vino. Questo in realtà è un bicchiere che noi usiamo per i rossi giovani, i bianchi, anche per una mollicina, è un bicchiere abbastanza universale, Ok. anche per fare l'aperitivo, quindi è un bicchiere furbo. Chi non ha tutti questi bicchieri magari ha questo. Sì, di solito trovi nella maggior parte dei ristoranti, insomma, se uno non ha determinati tipi di vino, Sì. ma i vini classici freschi, così prende un bicchiere e non sbaglia, ecco. Questo è un bicchiere che a me piace, è fatto per i vini bianchi strutturati e anche per i rossi, diciamo, giovani, Ok. senza arte né parte. Questo invece è un vino, è un calice da pino nero, però anche lì
possiamo usarli Un po' per tutto. sì, per i vini rossi. Questo è ancora più grande. Questo è ancora più grande. Non l'avevo mai visto. Che potete annusare. Papà, I bicchieri li prendi sempre così, sai perché non così? perché? Perché così scaldi il vino. E invece così il vino non si È scalda. vero. Questo è il trucco. Proprio sembra un altro vino. Questo praticamente quello più grande è per decanter allora. Ma questo è per, allora diciamo per vini molto strutturati. Quando hai un bicchiere da Cabernet Sauvignon e Merlot. Perché sono vini più cicciosi, più pompi, più forti, hanno più corpo. E quindi gli dai, si aprono i profumi e lasci uscire i profumi, quindi valorizzi il vino, no? Già questo bicchiere e questo, se metti il stesso vino, cambia. Quindi quando hai vini rossi e bianchi fai sempre 2 giri, perché così senti i profumi ancora più forti. Non con le bollicine, perché se no spacchi le bollicine, no. Ma quanti bicchieri differenti c'hai? Ma non tanti. Diciamo che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bicchieri. Non è poco per un locale, un bistrò diciamo. Ma se tu rompi questi, non è bene? O... Non è bene, non è mai Perché bene, però diciamo ma che non sono bene per trovare o a che cose? costano tanto. Oh, costano. Perché questo diciamo costa €1. Se tu... Questo ne costa 13 euro. Sì. Questo ne costa 3. Questo hanno prezzi differenti, no? Ma sono anche... questi sono semplici per trovare o Sì, no? Ok. sì. È Noi solo il sì, posto. abbiamo un ristorante. Per voi un po' meno. Ma noi la bellezza del vino è che ognuno sente, per quello bisogna sempre allenare il naso. Il naso va allenato ogni volta, ricordati quando vai a comprare la frutta e la verdura, annusa sempre il limone, la buccia di limone, l'uva, perché poi sentirai che tutti questi odori li senti nel vino, nella birra, nelle salse che andrai a mangiare in qualche ristorante, non ti ricorderai cos'era, perché la nostra testa immagazzina tutto, tu hai tutti gli odori. E nel vino poi fai un bel training per cominciare a immagazzinare tutti i profumi questi che odori. è gusto, è bello perché usi sia visivo che olfattivo che poi lavorano un po' tutti i sensi, Sì, no? sì, Diciamo, sì, per è quello è vero. molto stimolante tutto. Cos'era la più bene vino tu hai mai assaggiato? Ma sai che allora è come dire qual è la persona più simpatica che hai incontrato. Ogni persona è adatta a un momento diverso secondo me, però poi ogni vino è adatto a un suo momento, perché se io bevo un vino rosso di mattina che non ho ancora mangiato niente così non lo apprezzi. Anche il Invece mangiare è se importante. adesso metto un po' di prosciutto, ci mettiamo fuori, siamo una bella compagnia e bevi un bicchiere di vino rosso, magari è più buono. Quindi dipende tanto dalla compagnia, da come sei tu, da come la bocca. E poi un'altra cosa è che comunque ogni vino va matchato con un tipo di mangiare, perché tipo il pesce... Infatti anche lì. Però diciamo che lì, allora, è una cosa standard che ti consigliano. Sì, Ma se tu vuoi bere un vino rosso con il pesce, con pesce, va bene. Sì, sì. Se a te piace così, non è detto Certo. che c'è gente che mangia l'ananas sulla pizza. Io non lo mangerei mai. No, nemmeno io. Ecco, quindi è tutto relativo. Sì, ecco. sì, è vero. Tu puoi bere il vino con quello che vuoi tu, se a te piace. Quindi... Ma perché un po' di vini sono differenti? Guarda, quelli sono stretti così, ma questo è più così. Ah, la bottiglia. Sì, Perché quelli sono bottiglie da vino passito, quindi sono più piccole perché è vino dolce, è vino concentrato. È molto dolce perché lasciano i chicchi, lasciano sulla pianta più tempo. E adesso che c'è vento e tutto, il chicco diventa, sai, l'uva passa. Quello è sempre una bacca, però la lasciano che si appassisce, quindi i zuccheri diventa più forte, più zuccherosa. E così loro spremono e hanno meno succo. E quindi per fare quella bottiglia ci vuole 3 casse di uva. Per fare questa ci vuole una cassa. Allora la mettono in una bottiglietta piccola perché il prezzo è anche più grande, no? ma perché c'è anche quelli più grossi? Quello è quando hai le feste. Tanta gente, allora al posto di aprire 1, 2, 3, 4 Fanno una bottiglie, bottiglia a uno. apri una bottiglia più grande, metti
6 litri. Su più felice. Poi hai bottiglie che vanno fino a 12 litri, quindi bottiglioni così grandi. Mamma mia. Però quelli sono per Hanno fare un grande tappo anche. hanno grande tappo, hanno un peso grande, quindi devi avere un aggeggio solo per versarle, perché non riesci, se no sì. dovresti tenerle in 3. Hanno tipo una Oh, leva mamma mia. e tu appoggi sulla leva e poi le versi, perché se no non riesci a lavorare, sai di più. Noi prima di prendere una bottiglia andiamo sempre nella cantina, conosciamo il produttore, quello che fa il vino, e vediamo dove fa il vino, proprio la cantina, le vigne, tutto, perché lì capisci perché un vino è buono, perché lavora bene magari, oppure vedi che uno ha tutto sporco e allora dici allora per quello il vino è meno buono, però devi andare a vedere, no? Quindi lui ti sa parlare bene del vino che ti sta proponendo, perché ha visto da dove viene. Io Come so lo- e come lo- garantisco per tutti i vini, qua dentro non c'è neanche un vino che è fatto così così, sono tutti vini fatti vini veri. Ma quando una persona chiede per un vino, ma tu sempre c'hai la vinola buona o c'è un po' di volte che no? Lì devi essere un po' psicologo e bravo, no? Perché uno ti chiede un vino che magari è quasi come questo, perché tu conosci il gusto, no? E dici, ma guarda, io non ho quello, però devi sempre dirgli, no, io non ce ho questo, punto e basta, perché uno dice, ma come mi risponde così? Devi dirgli, io non ho quello, ma se vuoi, perché a me piace ed è buono come quell'altro vino, Ah, così. chiedo questo. Posso dare Quando si va al ristorante mi chiedono che tipo di vino mi piace fruttato e poi mi dice avrei questo ti o fai quello consigliare. e Diciamo che la maggior parte delle persone si fanno consigliare, perché è anche bello, anch'io quando vado in giro dico, fai tu, no? C'era un po' di volte che una persona non ha preso un vino perché anche se tu hai detto ma questo vino è la stessa, ma non Sì, ho sì. detto no. A lui non gli piaceva e poi tu devi dire, ok, non fa niente, perché non può piacere sempre, non Sì, non indovini posso, tutti. non posso dire ma questo è buono e Bravo. farlo bene. Perché lui non torna più, dice, ma perché mi dà questo se a me non piace, no? E allora quella volta poi gli provi anche 3 bottiglie, cerchi, no? Perché la prima non piaceva, la seconda non piaceva, poi la terza abbiamo trovato il Ma vino allora giusto. devi pagare per la... No, perché gli dai sempre poco, guarda, gli dai così. Ma cosa fai con la vini? quando hai aperto la Quando? bottiglia. Ma quando hai aperto la bottiglia poi la vendi a calice, no? Noi non vendiamo sulla bottiglia. Abbiamo lì un frigo, tieni tutte le bottiglie già aperte e durano 1 settimana, 2 anche, se no beviamo noi. Quando finisci sai che sei stanco, hai lavorato tanto tutto il giorno, Un po' di così vino. Un buon bicchiere. prendi mezzo bicchiere di vino. bevi, Tanto c'ha tutti i poi- vini che gli piacciono perché li ha scelti lui, quindi. Questo è un po' è anche la vita, se fai qualcosa che ti piace la farai sempre bene e cerchi di farla bene, lo fai con passione lo farai bene, se no invece Se non lo farai bene. lo farai punto e basta, giusto per fare. Bene, adesso Cosimo sarà un futuro sommelier, l'abbiamo ispirato. Va bene, allora adesso noi andiamo a vedere il ristorante perché comunque è veramente bello. E intanto però volevamo ringraziare Alex, giusto? Sì, Perché sì. ti ha risposto a un sacco di domande, mi sembra, soprattutto a te. E ora mamma deve bere il vino. Sì, ora vedo bere tutto il vino. Allora, aspetta, perché ora Massi è sparito e quindi grazie a Alex che ci ha ospitato e ci ha risposto a un sacco di domande. E niente, continuate a seguirci e vediamo dove si va la prossima volta. Bene? Ciao, a salve. Ciao! Ciao! Ciao. Via, saluti! Tia, saluta! Ciao. Devi dire Poop Our Channel. Puoi dirlo? Cover channel. Brava! Vai! Lovely. The peacock.
That looks lovely. Would you like to have a smell of the peacock? Thank you. Ooh, I love it. Now, let me go get the spiller. Spiller! Would you like to try some of our peacock red wine? Yes, please. So that is how we do it. Thank you. Subscribe to our YouTube channel. Thank you, Alex. For teaching us. Yes. And now we shall have the wine.